Oggi sono in bene stranezze e quindi userò la mia amata Sony Alpha 7 IV con l'obiettivo kit 1650 f3.5 Questo obiettivo è per APS-C e comprandolo insieme alla Sony A6000 III era costato solo 100 euro in più. È un obiettivo molto compatto e super leggero con un diametro per filtri di soli 40,5 mm. Per farvi capire quanto può costare un obiettivo, questo è il Sigma 2470 f2.8 e mi è costato 1200 euro e non è nemmeno fra i più cari. Detto ciò, potete immaginare già la qualità effettiva di questo mini obiettivo. Infatti lo odio, ma oggettivamente mi ha permesso di scattare delle foto molto belle quando l'ho usato con la Sony A6000 III. E quindi prima di liberarmene lo volevo provare sulla Sony Alpha 7 IV. Quindi montiamo questo mini obiettivo che è per APS-C, mentre questa è una fotocamera full frame. Comunque fa abbastanza ridere. Accendiamolo e ovviamente abbiamo anche lo zoom. Si sente proprio il suono dell'alta qualità. L'Alpha 7 IV ha un sensore full frame da 33 megapixel e questo ci permette di poter scegliere anche la modalità APS-C. Infatti in questo caso la funzionalità è impostata su off e come possiamo vedere c'è il classico effetto blow, proprio perché l'obiettivo è per APS-C. Ma se noi impostiamo il riconoscimento dell'obiettivo automatico, in questo caso è passato in modalità APS-C e quindi funzionerà come una normale mirrorless APS-C. In questo caso però le foto saranno scattate a 14 megapixel e i video comunque saranno sempre super definiti, perché l'Alpha 7 IV di base in modalità full frame acquisisce i video in 7K e poi li comprime, diciamola così, in 4K, quindi comunque il filmato è veramente definito. Andando invece in modalità APS-C comunque ci sarà un sovracampionamento e il video sarà in 4,6K che poi verrà appunto compresso in 4K. In questo modo comunque la potremo sfruttare anche con gli obiettivi APS-C senza perdere troppa qualità, mentre dal punto di vista fotografico sicuramente non è il massimo andare in modalità APS-C. A mio avviso comunque la cosa più comoda di questo obiettivo è la sua dimensione e quindi credo che sia l'ideale per utilizzare questa fotocamera a mano libera e quindi facciamo un vlog. Sto registrando con il Sony 1650 e sto facendo appunto un vlog e quindi vediamo come si comporta questa lente da questo punto di vista. In questo momento ho impostato la stabilizzazione standard, quindi la macchina fotografica sfrutterà la stabilizzazione interna del sensore più quella ottica di questo obiettivo. In questo caso comunque il sentiero è abbastanza scosceso, quindi sicuramente l'immagine sarà abbastanza mossa. L'obiettivo è veramente leggerissimo, però la macchina è sempre un po' pesante per questo tipo di ripresa. Adesso ad esempio invece sto utilizzando due mani e sto cercando di stabilizzare un po' di più la ripresa. Adesso ho temporaneamente disabilitato la stabilizzazione e quindi in questo momento sempre a 16 mm non abbiamo alcun tipo di stabilizzazione, quindi la ripresa comunque sarà molto mossa. Infine sono passato ad Active, che è la stabilizzazione massima che possiamo avere con l'Alpha 7 IV, dove avremo anche una stabilizzazione elettronica. Infatti già avrete notato questo crop che c'è stato proprio perché abbiamo uno zoom digitale e in questo modo comunque la ripresa dovrebbe essere abbastanza stabile a 16 mm, appunto 16 mm che però in questo caso poi equivalgono ai 24 mm full frame, quindi comunque abbiamo una visuale molto grandangolare, però con Active perdiamo il massimo campo visivo, però in ogni caso rimane sufficiente per questo tipo di riprese. Infatti adesso ad esempio ho il braccio a massima estensione e comunque riesco ad entrare tranquillamente qui. Sono a f8 e se zoom arrivo a 50 mm in questo modo, e chiaramente per il vlog è totalmente inutilizzabile, e così siamo a 16 mm. Purtroppo questo obiettivo ha un diametro per filtri soli 40,5 mm, quindi non ho potuto montare alcun filtro ND. Avrei dovuto usare veramente tantissimi anelli adattatori. E adesso, sempre rimanendo con la stabilizzazione Active, vediamo un pochino come rende per la stabilizzazione
ma comunque come potete vedere il terreno è veramente pessimo per questo tipo di riprese. Poi chiaramente in questo caso possiamo zoomare con il power zoom e arriviamo a 50 mm e quindi abbiamo comunque un obiettivo tuttofare per questo tipo di riprese. Negli ultimi mesi sto facendo tutti i video all'aperto con tantissimo vento, non so che cosa sta succedendo qui in Sicilia, ma comunque infatti stavo cercando un punto più o meno riparato per le considerazioni finali. Beh, oggettivamente ragazzi, io questo obiettivo lo sconsiglio in generale, sia per le APS-C che per le full frame, proprio perché non sono un fan di quest'ottica. Nonostante ciò mi ha permesso in tantissime situazioni di portare a casa tantissimi bei video e belle foto, ma potendo spendere qualcosina in più sicuramente non lo sceglierei. A maggior ragione sull'Alpha 7 IV non lo userei, però devo dire che in questo caso per avere un obiettivo veramente compatto con uno zoom e anche stabilizzato a livello ottico, beh magari per qualche vlog potrebbe aver senso, ma comunque non lo utilizzerò in questo modo. Ma se avete un Alpha 7 IV e avete anche questo obiettivo e avete la necessità di fare qualche vlog, beh magari appunto potete sfruttare la modalità APS-C senza perdere troppa qualità e avrete la possibilità di avere con voi un obiettivo veramente leggero, anche perché fare un vlog ad esempio con il Sigma 2470 beh sarebbe impensabile perché è veramente pesante. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo obiettivo anche in combo con l'Alpha 7 IV e come sempre se il video di oggi vi è piaciuto potreste lasciare un bel like e iscrivervi al canale.